Buongiorno amici e benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Eh sì, perché oggi finalmente si ritorna in pista assieme, ma questa volta non sarà a bordo del mio mitico GP motorizzato X30. Tuttavia non preoccupatevi perché i video sull'X30 torneranno veramente a brevissimo. Oggi invece vi voglio portare sulla pista Big Kart di Rozzano, qui a Milano, dove ho partecipato qualche settimana fa ad una gara pazza con i miei amici del Milano Kart Championship. Vi chiederete voi che cos'è il Milano Kart Championship? Beh, chi meglio del suo ideatore Raf ce lo può descrivere? Vi lascio a lui. Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Si tratta di un gruppo di amici, abbiamo unito le forze con altri appassionati e abbiamo creato un gruppo che è partito proprio con una stagione, 16 piloti sparuti, che però poi nel corso del tempo è andato in crescere. Voi organizzate tante gare su vari circuiti durante tutto il corso dell'anno. Oggi ci troviamo qui a Rozzano. Raccontaci un pochino la gara di oggi, di che cosa si tratta, se fa parte di un campionato, qual è lo spirito della gara di oggi. Oggi in realtà è una gara aperta a tutti i livelli, noi abbiamo anche gare endurance di campionato, ma questa sarà dedicata proprio a tutti, quindi avremo in pista qualsiasi livello. Nelle gare di campionato corriamo zavorrati, oggi no, e inoltre la grande novità che sperimenteremo in questa occasione saranno due finestre di apertura in cui le squadre saranno armate di un fucile ad acqua e potranno sparare bellamente sugli avversari. Quindi prepariamoci a una serie di ignoranza assurda. Vediamo, sono molto curioso di vedere che strategie svilupperanno i vari team. Sperando che sia solo acqua, che non lo riempiano con qualcos'altro. Io spero di no, lo specificheremo perché sai mai che non c'è magari l'estroverso che... Mi viene la strana idea. E noi correremo insieme, giusto? Correremo insieme, saremo noi due e Stefano, che è il mio socio co-fondatore di Milano Kart Championship, e vediamo un po' come va. Ho visto c'è un bel po' di gente che secondo me va forte, quindi... C'è un sacco di gente, l'ho vista anch'io. Niente zavorra, quindi noi che siamo diversamente leggeri. Io sarò un po' in difficoltà, però inizio a mettere lì la scusa, così se per caso facciamo così. Perché se per caso facciamo cagare arriviamo in fondo. C'è il go-kart, le gomme. Pensa, io la visiera quella del sole, quindi non vedrò niente. Io ho sentito una volta uno che diceva io c'avevo il vento contro. Mi è piaciuta tantissimo come scusa. Bene. Dove ti possono trovare i nostri amici se volessero partecipare a una gara di campionato, tutto il campionato, o a una gara come questa? Per essere dei nostri, pagina Facebook Milano Kart Championship oppure info@milanokartchampionship.it. Bene, noi ci prepariamo perché la gara sta per cominciare. Ragazzi, sarà una gara piena di ignoranza. Io mi metto già in modalità ignorante, te lo dico, oggi non voluto per quello. Non guardo in faccia a nessuno. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, a dopo. Primo stint lungo, poi o io o Gabba, e così poi arriva Gabba che si becca lui la lavata. Assolutamente. Quindi 1, partenza, 2, forse 2 e 3 per farmi sciacquare degli esatto, spruzzini. così ti becchi tu la lavata e via. Tra l'altro inizialmente dovevo partire io, ma da bravo cretino mi sono presentato a una gara notturna con la visiera iridio e non vedevo assolutamente nulla. Che poi in pista è bellissimo da vedersi, però il problema è che secondo me è un pelo poco funzionale. No, ma io ho trovato la tattica, cioè la lascia aperta, quindi fino qua. Sì. Sul retino metti la testa così non ti entra l'aria, e poi appena sei staccata... Non vedo cosa possa andare storto. No, però entravano un po' di moscerini. Mancano pochissimi secondi alla partenza, i kart sono tutti schierati in stile Le Mans, quindi i più atletici avranno un piccolo vantaggio. Andrò terzo, per ultimo andrò a recuperare la visiera trasparente e poi vi porto in pista con me. Un vero peccato, un'altra volta il microfono interno della GoPro che avevo pensato di installare nel casco per parlarvi durante tutta la gara non ha funzionato. Io non so più cosa farci, se qualcuno di voi ha una soluzione, GoPro 8 più adattatore più microfono, me lo scriva qua nei commenti perché non so più assolutamente cosa fare.
visiera presa. Come siamo messi? Allora, c'è una notizia buona e una cattiva. Ok. Quella buona è che siamo primi. Devo andarmene allora. Porto. Quella cattiva è che siamo gli unici che non hanno pittato. E come Quindi, mai? Ah, perché adesso pittiamo e... Ma tu sei pronto? Sì. Cazzo. Sei lì. Ok. E quindi andiamo. Bene, allora mi guardo il pit stop. Raga, se giro decente lasciatemi su, se non vado fatemi fare 5 minuti e buttiamo su Gaba. A caldo, a caldo. Tosta. Com'è La partenza andata? è stata veramente tosta perché c'è stato un sacco di bagarre. Nessuno mollava niente, non sembrava un endurance, sembrava la partenza di una sprint, quindi sorpassi e contro sorpassi. Ho visto che eri terzo a un certo punto. A un certo punto ero terzo, poi diciamo ci sono state un po' di entrate belle maschi, ho perso un po' di posizioni. Spero di aver recuperato con un tempo bello costante. Non so, tu li hai visti i tempi? No, io sono andato a recuperare la visiera, Ok. però mi ha detto che sta andando abbastanza bene. Bene. Vediamo il nostro Adesso è colpa sua. Esatto, quindi- occhi puntati su Rafa. Basta. Ragazzi, sta partendo il momento di ignoranza pura. Come potete vedere qua si sono schierati tutti i fucili ad acqua. Un membro per ogni team potrà prenderlo e decidere di schizzare o sul casco o sulle gomme o sul go-kart uno dei suoi avversari o anche il proprio pilota. Non ho fatto apposta, te lo giuro. Va, spruzza senza che schiaccio. L'eiaculazione precoce è una condizione medica. Ne soffre un uomo su 5. Finito il mio primo stint, ovviamente la GoPro non ha registrato nulla, come al solito questa GoPro verrà buttata prima o poi, no, non è vero. Chiuderò la gara io, quindi vi farò vedere qualche giretto sperando che ci siano dei bei sorpassi. Purtroppo ce ne sono stati tanti nel mio stint e mi è andata così. Raga, buon divertimento. Grazie. Portaci questo fondo. Ok, finalmente è il mio turno. Prima di salire a bordo mi viene comunicato che siamo terzi. Siamo a pochissimi decimi dalla seconda posizione e quindi devo fiondarmi in pista concentrato e cercare di recuperare quei pochi decimi che mancano. Via, si parte. Ok, ho già capito che questo kart di motore proprio non ne ha. È lo stesso che ho avuto durante le qualifiche. Vabbè, non ha senso stare qua a disperarsi adesso. Devo comunque dare il massimo per raggiungere almeno la terza posizione. Oddio no, ma questo è quello che lotta per il podio con me. Mi sono fatto uccellare come un pollo. Non puoi passare. Ma che mazzata che mi ha dato dietro. Ma ha spinto largo e si è infilato all'interno.
No, vabbè, non posso combattere così. Ha molto più motore, inoltre è molto giovane, pesa molto poco e non ci sono le zavorre, quindi ha un grandissimo vantaggio su tutto il rettilineo. Ah, grazie! Vai, cazzo, vai! Niente, ha troppa potenza, non c'è nulla da fare. Ultima chance, mi butto a cannone. Oddio, oddio, scusa. Niente, bandiera a scacchi. È finita. Dentro! Cosa abbiamo fatto? Eravamo primi, eh? No, C'era lui, quello avevamo un eravamo un giro dietro. Figa, ma io pensavo che fossimo sullo stesso giro, invece No. noi siamo secondi e un giro dietro. Noi terzi a 4 curve, figa, ma loro avevano un giro. No, ma infatti non lo sapevo, infatti ho detto cazzo. Io ero sicuro che fosse sullo stesso giro, infatti ci siamo andati di quelle mazzate in pista. No. Ci siamo andati di quelle... No, era 90 secondi da quelli davanti e un giro. No, era davanti e un giro dietro. Facciamo la foto con i podi e poi siamo liberi tutti. Allora, terzo posto. Senti il turbo? Team Turbo! Secondo posto, Karting Advisor! Evviva! Primi, ragazzi, facciamo un bel applauso per i vincitori di serata. Sport Auto! Bene ragazzi, finisce qui, è quasi l'una di notte, anzi è l'una di notte, con i miei compagni di squadra nonché organizzatori di questa fantastica gara di durata qui al Kartodromo di Rozzano. Allora, io mi sono veramente divertito, siamo arrivati secondi anche se sono stato squalificato perché nel team degli nel team organizzatori purtroppo non possiamo far podio. Però è stata veramente una esperienza veramente bellissima. Io vi ringrazio per avermi invitato. Grazie a te, Gabba, che No, sei stato dei io nostri. mi sono stradivertito. Anche perché, cioè, anche
comunque corso bene, ha stampato dei tempi. Ragazzi, di Gabba tutto è rispetto. partito non che... lo so, ma vediamo. Sì, Poi sì. alla fine È partito col basso Va, 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 profilo. va. Oh, No, sono no, scarso, no, non vado, si può fare sempre di meglio. Comunque, devo dire che sono stato molto sorpreso dai 4 tempi. Sapete che non tratto i rental, però alla fine quando sei lì in mezzo a tutti c'è la competizione, è veramente una cosa divertente che vale la pena di fare. La parte delle pistole d'acqua ad un certo punto è un attimo sfuggita di mano. Io ho visto gente che lanciava bicchieri d'acqua. Diciamo che a un certo punto ho visto proprio gente che svitava il caricatore e lo lanciava direttamente. Vabbè, Però ci è sta. stata Infatti una, mi sono preso delle belle è sciacquettate. stata una parte di colore che ci stava. No, molto 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 divertente. Comunque, io non vedo l'ora di partecipare ad un altro evento. Adesso metterò su un team non organizzatore, così almeno Così puoi andare a posso podio arrivare al tranquillamente. podio se fai il tranquillamente. podio è tuo, non te lo leva Sì, nessuno. però c'ho la coppetta. Per la prossima potremmo pensarci, se prometti però che non butti fuori nessuno per arrivare a prenderla. Io non ho buttato fuori. Non ho buttato fuori nessuno, tutte le parti sono state già tagliate, quindi se non è Questa la sulla... possiamo tagliare, se... No, c'è bisogno. se non l'avete visto, non ho buttato fuori nessuno. E ci vediamo alla prossima. A settembre ti aspettiamo, Gabba. Dove si fa a settembre? Secondo me è ancora qua. Sempre qua. Quindi se siete interessati, chi lo sa, magari potrete essere in team con me, se siete abbastanza veloci, ovviamente. E- Mandate le candidature con i vostri best Con i lap tempi. e Gabba valuterà se accetta. Tra chi scende sotto il 44 potrebbe arrivargli la o col culo delle vostre ragazze, questa la tagliamo. dalla quarta in su. Anche questa la tagliamo. Secondo me la chiusura migliore del video sarebbe bagnare loro, così posso Secondo filmare. me no perché. Secondo me no perché. 3, 2, 1. a pezzi di... Ciao.